tutti, in questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo scaldacuore. Io lo vedo perfetto da mettere sopra i vestiti che metterò in queste feste tra Natale e Capodanno, ma comunque se volete anche sopra i jeans o una maglietta va benissimo. È una realizzazione top down, quindi dall'alto verso il basso, ma in due tempi, perché prima ho costruito il bolerino, ho lavorato il bolerino e poi ho ripreso le maglie e lavorato la scollatura e l'allaccio. Io l'ho creato con le maniche a 3/4 e una lunghezza che mi arriva al sottoseno, ma se voi volete lo potete realizzare anche più lungo, quindi farlo arrivare alla vita, e le maniche le potete fare corte oppure lunghe. Lì sta a voi e alla vostra fantasia. Per tutte le tecniche che comunque spiego durante il video trovate qui sotto e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è lo Sleepy di Tessiland. In 50 grammi ci sono circa 120 metri ed è composto dal 23% di alpaca superfine, dal 9% di lana, dal 26% di fibra poliacrilica, dal 12% di fibra poliammidica e dal 30% di poliestere. Qui ci consigliano i ferri che vanno dal 5 al 6, ma io per avere la tensione corretta di 12 maglie per 20 ferri devo utilizzare i ferri numero 6. Come sempre vi dico, anche voi dovete fare un campione di minimo 10 cm per 10 cm e verificare con quale numero di ferri avete la tensione corretta. Inoltre ci servirà un metro da sarta, un ago da maglia, un uncinetto, dei marcatori ad anello e un contagiri. Ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa, con il metro da sarta devo andare a prendere la misura della circonferenza della testa. Nel mio caso sono 56 cm. Adesso questi 56 cm li devo andare a dividere per 4 perché io ho bisogno di sapere qual è la misura del retro del collo. Quindi 56 diviso 4 è uguale a 14 cm. Questi 14 cm li devo trasformare in maglie, quindi moltiplico per 12, che è il numero di maglie che ho nel mio campione, e lo divido per 10 e mi dà 16,8. Questo numero sarebbe molto più vicino al 17, ma siccome io ho bisogno di un numero pari, vado a conteggiare solo 16 maglie. Quindi, come abbiamo detto, il retro del collo è formato da 16 maglie, ma io devo andare ad avviare le spalle, il retro del collo e le maglie del raglan. Quindi il retro del collo abbiamo detto è 16. Ogni spalla è uguale alla metà del retro del collo, quindi 16 diviso 2 è uguale a 8. A questo punto faccio tutto il conteggio. Allora, per il pezzettino del davanti conteggio 3 maglie. Quindi il primo pezzettino del davanti, 3 maglie, più 2 maglie per il raglan, quindi 3 maglie più 2 maglie per un primo raglan, più 8 maglie per la spalla, più 2 maglie per l'altro raglan, più 16 maglie per il retro del collo, più 2 maglie per il raglan, 8 per la spalla, 2 per l'altro raglan e 3 per l'altro davanti. Quindi in totale io ho da avviare 46 maglie. Le 3 maglie del davanti sinistro e destro rimangono fisse, come le 2 maglie per ogni raglan. Ne abbiamo 4 ai punti raglan per formare le spalle. Il resto chiaramente, quindi le maglie per il retro del collo e di conseguenza le maglie per le spalle, le dovete calcolare sulle vostre misure.
Per avviare le maglie devo lasciare una codina abbastanza lunga per eseguire l'avvio long tail. Se non sapete come conteggiare la lunghezza della codina, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Poi metto il filo tra il pollice e l'indice, il ferro lo metto dietro al filo che trattengo con il dito e giro, e qui ho formato la mia prima maglia. Poi proseguo andando su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo, e così ho formato la seconda maglia e vado avanti continuando su dal pollice, giù dall'indice, nel mezzo, fino ad avviare tutte le mie maglie. Anche per questo avvio, se non sapete come si esegue, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Avviate tutte le maglie, vado a lavorare 6 ferri a legaccio. Visto che sto lavorando in ferri di andata e ritorno, chiaramente lavorerò tutti i ferri a dritto. Ok, ho finito i 6 ferri a legaccio. Nell'ultimo ferro ho anche inserito i marcatori, perché dal prossimo ferro in avanti, in tutti i ferri dispari, vado a lavorare anche gli aumenti. Quindi vi spiego come ho inserito i marcatori. Allora, ho lavorato 3 maglie per il davanti, marcatore, 2 maglie per il raglan, marcatore, 8 maglie per la prima spalla, marcatore, 2 maglie per il raglan, marcatore, 16 maglie per il retro, marcatore, 2 maglie per il raglan, marcatore, 8 maglie per l'altra spalla, marcatore, 2 maglie raglan, marcatore, e le 3 maglie per l'altra parte del davanti. Da adesso nei ferri a dritto, perché lavorando in ferri di andata e ritorno, avrò dei ferri sul dritto del lavoro e dei ferri sul rovescio del lavoro. Quindi nei ferri dispari lavoro sul dritto del lavoro e lavoro le prime 3 maglie e le ultime 3 maglie sempre a legaccio, mentre le altre maglie le lavoro appunto sui ferri dispari, quindi a dritto del lavoro a dritto, sui ferri pari, quindi sul rovescio del lavoro a rovescio. In tutti i ferri dispari vado anche a fare gli aumenti per il raglan all'esterno dei marcatori, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumenti per ogni ferro di aumenti appunto sul dritto del lavoro. Questi aumenti li vado a fare semplicemente con il gettato. Adesso ve li faccio vedere, ma penso che gli aumenti a gettato li conoscete già, quindi 3 maglie per il dritto e poi faccio il gettato, passo il marcatore, 2 maglie per il raglan, passo il marcatore e faccio il gettato, e continuo così appunto facendo i gettati all'esterno delle maglie raglan. Tra i 2 marcatori devo sempre avere solo ed esclusivamente 2 maglie, perché appunto i marcatori vanno fatti fuori all'esterno. Nelle maglie nei ferri a rovescio invece lavoro tutto a rovescio normalmente, ma i gettati, per non avere il buco, li lavoro ritorti. Comunque adesso finisco questo ferro e vi faccio vedere. Nei ferri pari vado a lavorare le prime 3 maglie sempre a dritto per continuare il legaccio, e mi metto subito un marcatore di colore diverso proprio per ricordarmi che queste 3 vanno lavorate a legaccio, e poi vado a lavorare un rovescio
ritorto nella maglia con il gettato, formata dal gettato. Come si fa il rovescio ritorto? Basta prendere il filo sul retro, vedete, non questo davanti, quello dietro, e lavorarlo come un rovescio normale. Quindi queste sono le maglie per il raglan. Passo il marcatore, vi faccio rivedere il rovescio ritorto. Prendo la gambetta dietro e lo lavoro normalmente. Chiaramente vado a mettere il marcatore di colore diverso per distinguere le prime 3 maglie a legaccio anche in fondo, perché anche le ultime 3 maglie vanno lavorate a legaccio, quindi qui metterò un marcatore verde. Proseguo così, quindi aumentando con i gettati nei ferri dispari e lavorando i gettati a rovescio ritorto nei ferri pari fino ad arrivare all'altezza dello scalfo. Ok, sono arrivata all'altezza dello scalfo, l'ho provato, e per il giro manica mi mancano proprio pochissime maglie, quindi io ne andrò ad avviare a nuovo solo 4 nel sottomanica, ma comunque adesso vi faccio vedere come proseguo nella lavorazione. Quindi lavoro come ho sempre fatto fino alla prima delle 2 maglie che ho tra i marcatori, quindi alla prima delle maglie raglan. A questo punto vado a mettere in attesa l'altra maglia del raglan, tutte le maglie della manica e chiaramente da questa parte un'altra maglia del raglan. Io le metto in attesa su un filo di scarto. Chiaramente posso togliere i marcatori ad anello perché a questo punto non mi servono più. Messe tutte le maglie in attesa, mi raccomando, fatelo con un filo che sia magari di cotone molto ritorto o comunque un filo che non abbia peli, perché visto che già questo filato è molto peloso, se no avete poi difficoltà nel toglierlo perché i peletti si annodano tra di loro. Vado ad avviare a nuovo le 4 maglie per il raglan. E come faccio? Prendo il filo con la mano destra, giro in questa maniera il filo, creo un'asola e metto il ferro nell'asola e poi tiro. Quindi la mia prima maglia è avviata: 1, 2, 3 e 4, e poi proseguo a lavorare normalmente. Io adesso lascio i marcatori, ma poi nel prossimo ferro a rovescio li tolgo perché tanto non servono più. Quindi dicevo, andiamo a lavorare normalmente fino all'altra manica. Quindi la prima maglia del raglan la lavoro con il corpo, la seconda maglia del raglan, tutte le maglie della manica e la prima maglia del raglan dall'altra parte le vado a mettere in attesa come ho fatto per la prima manica, e poi vado ad avviare a nuovo le 4 maglie come vi ho appena fatto vedere, e poi finisco il mio ferro. Nel ferro di ritorno, quindi a rovescio, lavoro normalmente fino al marcatore. Abbiamo detto questi marcatori li possiamo togliere perché tanto non ci servono più, e poi lavoro a rovescio anche le maglie che ho avviato a nuovo, stando attenta a non tirarle troppo per non farle venire con il filo troppo molle. Comunque adesso arrivo qua e vi faccio vedere. Ok, sono arrivata, vedete, queste sono le maglie avviate a nuovo. Devo cercare di lavorarle senza tirare troppo questi fili che ci sono nel mezzo, a parte che se li tiriamo poi quando andiamo a riprendere le maglie per lavorare le maniche, ecco che si nascondono, però sempre meglio fare un lavoro pulito fin dall'inizio.
Quindi ecco, li lavoro così senza tirarli troppo, vado con calma in maniera che non mi si allungano. Adesso proseguo così, lavorando l'inizio e la fine del giro con il legaccio. Tutto il resto a maglia rasata, chiaramente in ferri di andata e ritorno, e lavoro in questa maniera fino a un'altezza di circa 8 cm. Lì dipende da voi, se volete lo potete fare o più corto oppure molto più lungo. Ho lavorato per 8 cm e adesso inizio il bordo lavorando 6 ferri a legaccio. Ho finito il bordo a coste e adesso faccio una chiusura elastica. Lavoro la prima maglia, lavoro la seconda maglia, faccio un gettato e accavallo le due maglie lavorate sul gettato. Poi proseguo lavorando una maglia, un gettato e accavallando, e vado avanti così fino alla fine del ferro. Una volta chiuse le maglie del bordo inferiore, devo andare a riprendere le maglie del primo davanti per poi lavorarlo. Adesso vi spiego come fare il conteggio per riprendere le maglie e come appunto materialmente riprenderle per poi iniziare la lavorazione. Ma vi volevo far vedere questo, visto che non ho i ferri, si vede meglio. Per quanto devo lavorare il davanti? Col metro da sarta devo andare a prendere la misura della circonferenza del mio sottoseno, che per me sono 70 cm. Quindi io devo andare a lavorare per un totale di 70 cm, ma non partendo dall'inizio dove ho ripreso le maglie, partendo dal fianco, quindi da qui, dal fianco, io devo andare a lavorare il mio davanti per 70 cm. Comunque, adesso vi faccio vedere come bisogna fare. Per fare il conteggio di quante maglie riprendere vi faccio vedere questo sistema, visto che questa volta è abbastanza semplice e intuitivo. Allora dobbiamo riprendere la tensione, quindi il nostro campione. Il nostro campione dice che in 10 cm per 10 cm io ho 20 ferri per 12 maglie. Quindi vuol dire che adesso che io dovrò andare a riprendere, questi sono i ferri che ho lavorato, devo andare a riprendere le maglie sui ferri, non posso riprendere tutti i ferri, se no nel mio campione ci sarebbero 20 maglie per 20 ferri, e invece io ne ho 20 maglie, 20 ferri ma con solo 12 maglie, perché la tensione è diversa fra i ferri e le maglie. Quindi per semplificare, se in 20 ferri io devo andare a riprendere 12 maglie, in 10 ferri io devo andare a riprendere 6 maglie. Ma come le riprendo? Posso utilizzare questo semplice escamotage, e cioè facciamo finta che i marcatori ad anello viola siano i ferri e i marcatori ad anello verdi siano le maglie. Io devo andare a riprendere 6 maglie dei 12 ferri, quindi la prima maglia la riprendo, la seconda maglia la riprendo, poi salto una maglia, un ferro, scusate, e riprendo una maglia, salto un ferro di base e riprendo una maglia, salto un ferro di base, riprendo una maglia, salto un ferro di base e riprendo una maglia. Quindi alla fine io ho ripreso 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie nei 10 ferri sottostanti. Quindi praticamente sono subito una maglia, maglia dopo, poi ne salto una di base, la riprendo, 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 e poi ripeto
le prime due, poi una sì e una no. Ok, ve lo faccio vedere anche nella pratica. Questo è il collo e questo è il bordo invece del corpo. Io inizio a riprendere le maglie proprio dal corpo e abbiamo detto che i primi due ferri vanno ripresi, quindi entro proprio nel primissimo e lo riprendo. Uno. Poi va preso anche il secondo, quindi entro nel secondo, qui è molto scuro, si fa fatica a vederlo, ma in realtà dal vivo è un po' più semplice perché questo bordo, questi ferri sono fatti a legaccio, quindi li vedete, sono facili da contare. Quindi ne abbiamo ripresi due. Adesso vado a riprenderne uno no e uno sì, uno no, uno sì, quindi uno lo salto e riprendo il terzo. Salto, riprendo il quarto, salto, riprendo il quinto, salto, riprendo il sesto e poi riparto da capo. Se vi è difficile riprenderlo con il ferro, potete anche riprenderli con l'uncinetto, solo che deve essere un uncinetto che non ha il manico ergonomico, perché poi dovete sfilarli dal fondo. Quindi adesso ne devo riprendere due, uno in fila all'altro, entro quindi nel prossimo, ok, e lo riprendo, successivo lo riprendo e poi salto la terza maglia, salto, riprendo la quarta, salto la quinta, salto e la sesta e poi li vado a trasferire così sul ferro. Faccio così fino ad aver ripreso tutte le maglie. Una volta che ho ripreso tutte le maglie vado a lavorare le prime tre e le ultime tre sempre a legaccio e le maglie in mezzo invece le lavoro a maglia rasata, quindi a dritto sul dritto del lavoro e a rovescio sul rovescio del lavoro. Ma in tutti i ferri a dritto, quindi sul dritto di lavoro, vado a diminuire le maglie del collo dopo le prime tre legaccio. Comunque adesso vi faccio vedere. Ok, mi trovo in un ferro a dritto e quindi le prime tre maglie sempre a legaccio, quindi in questo caso sempre a dritto, e poi in tutti i ferri a dritto, dopo aver passato il marcatore faccio una cavallata, quindi passo una maglia senza lavorarla, lavoro la seguente e accavallo quella passata su quella lavorata e poi vado avanti a lavorare normalmente. Anche i ferri di ritorno, quindi sul rovescio del lavoro, vengono lavorati normalmente, quindi andiamo a diminuire praticamente in tutti i ferri a dritto fino ad arrivare ad avere praticamente solo ed esclusivamente le tre maglie legaccio dell'inizio e le tre maglie legaccio della fine, quindi diminuisco fino ad arrivare ad avere solo 6 maglie sui ferri. Ok, ho continuato a diminuire fino a ritrovarmi nel centro una sola maglia, quindi ho le prime tre maglie di legaccio, una maglia centrale perché nel frattempo chiaramente le ho diminuite tutte e le ultime tre maglie di legaccio, ma adesso devo andare anche a diminuire questa maglia centrale. Quindi cosa faccio? Lavoro le prime tre maglie a legaccio normalmente, 1, 2 e 3, tolgo il marcatore, passo la maglia centrale, tolgo il marcatore e qui faccio la cavallata, quindi lavoro la prossima maglia a cavallo e proseguo con le altre a dritto. Da questo punto in avanti ho 6 maglie sul ferro e devo continuare a lavorare queste 6 maglie a legaccio fino a quando non raggiungo per me la misura di 70 centimetri dal fianco, come vi ho fatto vedere prima. Quindi vado avanti praticamente lavorando sempre a legaccio. Bene, sono arrivata a 70 centimetri di lunghezza totale. E poi, prima di chiudere, adesso vi spiego cosa ho fatto, ma è semplicissimo.
Nell'ultimo ferro a dritto, sul dritto del lavoro, ho fatto delle diminuzioni, 2 diminuzioni. Poi ho lavorato un ferro a dritto sul rovescio e poi ho lavorato un ferro, l'ultimo ferro a dritto, e ho chiuso semplicemente come si fa nei cappelli, cioè facendo passare il filo all'interno delle maglie per creare la puntina. Stessa cosa dobbiamo fare dall'altra parte per lavorare l'altro davanti, quindi come abbiamo fatto per questo davanti riprendiamo a dritto del lavoro tutte le maglie e poi iniziamo a lavorare a ferri di andata e ritorno. Questa volta però avremo il collo, la parte del collo sul fine del ferro, cioè quando noi siamo a dritto ci ritroviamo il collo alla fine del ferro, e per fare le diminuzioni prima delle 3 maglie a legaccio di bordo, anziché fare l'accavallata come abbiamo fatto in questo caso, dobbiamo lavorare semplicemente 2 maglie insieme. Quindi si lavora tutto uguale, semplicemente quando siamo dalla parte del collo sul dritto del lavoro, anziché fare appunto l'accavallata semplice, lavoriamo 2 maglie insieme, in modo che le diminuzioni vengano a specchio, uguali, diciamo, sia per la parte destra che per la parte sinistra. Ragazzi, mi spiace, ma mi si è cancellato il video dove vi facevo vedere le diminuzioni. Allora, la ripresa delle maglie è identica a quella che abbiamo fatto per l'altra parte. Chiaramente io riprendo le maglie in questo senso. Vedete, nella lavorazione sul dritto del lavoro, questa volta il collo ce l'ho da questa parte, quindi cosa faccio? Lavoro le 3 maglie legaccio, tutto a dritto, chiaramente sul dritto del lavoro, e poi faccio 2 maglie assieme, passo il marcatore e lavoro le ultime 3 legaccio. Sul rovescio del lavoro lavoro semplicemente le prime 3 e le ultime 3 maglie a dritto, quindi a legaccio, e le maglie interne invece le lavoro a rovescio perché questa è maglia rasata, e faccio così e vado avanti chiaramente facendo le diminuzioni e poi lavoro l'ultimo pezzettino identico all'altro. Adesso dobbiamo andare a rimettere tutte le maglie che abbiamo sul filo di scarto sui ferri. È molto semplice perché basta entrare nelle maglie in questo modo e poi solo dopo sfilare il filo. Mi raccomando, non fate il contrario, a parte che queste maglie col filo peloso non è che vi possono scappare, però ecco, così siamo più sicure che non si disfino. Quindi andiamo avanti così finché non le abbiamo rimesse tutte quante sui ferri. Rimesse tutte le maglie sui ferri, andiamo a vedere il sottomanica dove avevamo avviato a nuovo le 4 maglie. Ora le maglie viste così non formano più delle V, ma formano delle A, perché noi abbiamo lavorato top down, quindi dall'alto verso il basso, e questa volta lo stiamo vedendo, diciamo così, al contrario, le stiamo riprendendo teoricamente dal basso verso l'alto, quindi saranno delle A. Ne abbiamo 4. 1, 2, 3 e 4. Noi dobbiamo andare a prendere dal centro del sottomanica le 2 maglie, chiamiamole così, avviate a nuovo, quindi dobbiamo andarle a riprendere dal centro verso sinistra, non le riprendiamo dall'inizio perché il centro sarà l'inizio e la fine del nostro giro. Quindi abbiamo detto 1, 2, vado qui, è nero quindi si vede male ragazze, però vado qui, mi inserisco proprio nella prima A e con il nuovo filo, lasciandone chiaramente un pezzettino, vado a riprendere la prima maglia, poi mi reinserisco nella seconda A
e vado a riprendere anche la seconda maglia. Se in questo momento andassi direttamente a metterle sul ferro, vedete che qui rimane un buco enorme. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a riprendere anche una maglia di quelle molli. Molli cosa vuol dire? Che si sono allungate nel frattempo, questa. Quindi non riprendo un filo solo, se no faccio un buco ancora più grande, ma mi inserisco e prendo tutte e due i fili, quindi la maglia intera, e poi verifichiamo. Così potrebbe andare bene? Solitamente sì, questo è un filo peloso e quindi potrebbe andare bene anche così. Però nel caso in cui voi avete delle maglie molli anche qui in mezzo, vi faccio vedere quale sarebbe la seconda maglia molle da riprendere. Io però non ce l'ho, quindi fidatevi così sulla parola dove andare teoricamente a riprenderla. Quindi la prima è questa, la seconda potrebbe essere qui in mezzo. Solitamente questo filo che si allunga molto e quindi si va in mezzo e la si riprende. Comunque lì vedete, quando avete una maglia allungata che forma un buco, ecco, andate a infilare l'uncinetto o il ferro per cercare di far sì che poi non ci siano i buchetti nel sottomanica. A questo punto queste maglie che io ho ripreso con l'uncinetto le vado a rimettere sul ferro di destra. Ok, scusate il rumore. Le vado a rimettere sul ferro di destra e poi proseguo lavorando tutte le maglie che ho sul ferro chiaramente a dritto. Ok, lavorate tutte le maglie che avevo sui ferri, adesso devo andare a riprendere le maglie molli anche da questa parte e chiaramente stessa cosa di prima. Adesso io vado a riprendere esattamente le stesse perché in realtà io di maglia molle ne ho solo una, però ecco che le riprendiamo. Vediamo qual è qui la maglia molle, non ce l'ho, e facciamo finta che ce l'ho. E la riprendiamo qui, prendiamo la maglia intera, poi andiamo a inserire l'uncinetto appunto nella A, quindi nelle maglie che abbiamo avviato a nuovo in precedenza, e così ho ripreso tutte le mie maglie. Le vado a ritrasferire sul ferro. Ok, una, due molli, diciamo. Poi se ne avete solo una riprendetene solo una. Io ne avrei ripresa per me solo una, però vi ho voluto far vedere che è possibile anche riprenderne due, perché tante volte capita che mi dite io non ho una maglia molle, ne ho due, cioè anche se ne riprendo una mi viene il buco lo stesso, e perché magari c'è un'altra maglia molle da riprendere. Qui dobbiamo inserire adesso il marcatore di inizio e fine giro. Ora io vado a inserire questo marcatore, ma sarebbe meglio inserire quello che fa anche da contagiri, perché poi dobbiamo segnarci i giri che lavoriamo su questa manica, perché chiaramente dobbiamo lavorare esattamente l'altra, se no ci vengono diverse. Visto che abbiamo ripreso le maglie molli, cosa dobbiamo andare a fare? Nel giro seguente, cioè subito in questo giro, dobbiamo andare a diminuirne una per parte, almeno una. Quindi la prima la lavoro normalmente a dritto, solo che la lavoro anche con la codina, in maniera che così mi si fissa la codina e non mi si disfa il lavoro. Poi abbandono la codina e qui vado a fare la mia prima diminuzione, che saranno 2 maglie lavorate assieme. Poi proseguo a dritto finché non mi trovo 3 maglie prima del marcatore di inizio e fine giro, quindi della fine giro in questo caso. Comunque adesso vi faccio vedere. Ok, sono arrivata, vedete, 3 maglie. Adesso cosa faccio? La diminuzione, però con una cavallata semplice, quindi passo la prima maglia senza lavorarla,
lavoro la seconda e passo la maglia non lavorata sull'ultima lavorata. A questo punto lavoro la mia ultima maglia del giro, poi devo andare, mi raccomando anche voi, a mettere il marcatore con il contagiri, e ho finito il mio primo giro. Visto che io avevo aumentato 4 maglie 2 e 2, nel prossimo giro devo fare esattamente la stessa cosa, quindi lavoro la prima maglia, queste due le lavoro insieme per diminuirle, lavoro tutte le maglie a dritto, arrivo da questa parte, quando ne rimangono solo 3 faccio una cavallata semplice, poi lavoro l'ultima maglia a dritto e così ho, diciamo, riportato il numero di maglie corretto sui ferri. A questo punto dovete provarvi il maglioncino per verificare che vada tutto bene e poi per prendere 2 misure. La prima misura è da dove inizia in questo momento la manichina a dove volete che finisca, quindi l'altezza della manica, e poi nel punto dove finisce dovete prendervi anche la circonferenza del braccio proprio in quel punto. Io voglio le maniche a 3/4, quindi adesso vado, lo misuro e poi vi faccio vedere che calcoli dovete fare. Per me l'altezza della manica deve essere di 38 cm, ma adesso devo capire questi 38 cm a quanti ferri corrispondono. Quindi moltiplico per 20, che è il numero di maglie che ho in 10 cm nel mio campione, e divido per 10 e mi dà 76 ferri. Ecco, scrivetevi il vostro risultato. Poi andiamo a calcolare la circonferenza nel punto in cui finisce la mia manica. Per me sono 25 cm. Stessa cosa, devo capire a quante maglie corrispondono, quindi moltiplico per 12, che è il numero di maglie che io ho in 10 cm nel mio campione, e divido per 10 e mi dà 30 maglie. Quindi vuol dire che io alla fine della mia manichina devo avere 30 maglie. Chiaramente devo fare delle diminuzioni, quindi vado a calcolare quante maglie ho in questo momento sui ferri. Per me sono 50 maglie. A queste 50 maglie devo togliere le 30 che devono rimanere per la fine, quindi meno 30 è uguale a 20 maglie di diminuzione. Ma siccome per ogni giro di diminuzione io vado a diminuire 2 maglie, questo numero va diviso in 2 e quindi 10. Segnatevelo, 10 giri di diminuzione. Adesso devo capire ogni quanti giri devo andare a diminuire per arrivare alla lunghezza della manica corretta col numero giusto di maglie. Quindi io avevo 76 ferri per tutta la mia manica, ma siccome voglio anche fare 6 ferri di bordo legaccio, vado a togliere 6 e mi dà 70. Questi sono i ferri dove devo andare a fare la diminuzione. Ogni quanti ferri lo so dividendo 70 per il numero di giri di diminuzione, quindi per me era 70 diviso 10. Vuol dire che io ogni 7 giri devo andare a fare la diminuzione. Cosa vuol dire? Che nel mio caso devo diminuire al ferro numero 7, 14, 21, 28 e così via fino all'ultimo ferro di diminuzione, che per me sarà il 70. Arrivata alla fine della manica e quindi anche alla fine delle diminuzioni, lavoro 6 ferri a legaccio partendo appunto da un ferro lavorato tutto a rovescio. Finito il bordo legaccio vado a fare una chiusura elastica, quindi lavoro un dritto, lavoro un altro dritto, getto e vado ad accavallare le 2 maglie lavorate sul gettato e proseguo così lavorando un dritto, gettando e accavallando le 2 maglie lavorate sul gettato fino
ad aver chiuso tutte le maglie. Poi chiaramente vado a fare la seconda manica allo stesso modo. Quando avete chiuso tutti i punti, sfilate l'ultimo punto, tagliate il filo e vi trovate questo scalino che chiaramente va sistemato. Quindi cosa facciamo adesso? Qui il filo è blu e si vede male, però se guardate attentamente nel vostro lavoro, perché chiaramente, ripeto, col blu e tramite video si vede male, qui ci sono tante V della chiusura. Entriamo nella prima V, quindi prendendo tutti e due i fili, ok, così, e andiamo a chiudere e poi rientriamo da dove esce il filo, da questa V, da questo punto esce il filo e noi rientriamo e chiudiamo così perfettamente. Poi andiamo a nascondere e fissare la codina nel retro. Bene, il mio scaldacuore è finito. Come avete visto, realizzarlo non è stato difficile. Io per una taglia media ho utilizzato poco meno di 200 grammi di filato. Chiaramente per taglie più grandi o più piccole, oppure con le maniche più lunghe o più corte, vi dovete regolare di conseguenza. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!